Bentornati sul canale per questo nuovo video. Oggi mi trovo in una delle zone più belle non solo della Toscana, ma di tutta Italia, la zona tra le colline del Chianti e la Val d'Elsa. Per chi non lo sapesse, sono Elia e viaggio da quando ho 16 anni. Più o meno 3 anni fa ho aperto questo canale di viaggi, quindi iscrivetevi perché potete trovare video e consigli da più di 35 paesi diversi. E nei prossimi mesi ho in programma altre incredibili avventure. In questo video vi mostrerò i borghi di Poggibonsi, San Gimignano e Certaldo e vi darò qualche suggerimento se volete venire da queste parti. Buonasera da Poggibonsi. Mi trovo nella zona del Chianti, in verità non per turismo, ma per un'operazione agli occhi. Quindi sarà un video un po' diverso dal solito, ma comunque, essendo che mi fermo qua circa 3 giorni, mi sono detto ma perché non portarmi dietro anche l'attrezzatura video e fare appunto un nuovo contenuto per YouTube. Detto questo, ho lasciato a casa a malincuore la mia amata Fujifilm, però ho dietro comunque la mia bellissima action camera. La prima tappa è il piccolo centro di Poggibonsi. Sono arrivato con un Flixbus da Milano fino a Siena e poi con un treno. La città ha circa 28.000 abitanti e si trova tra la Val d'Elsa e le colline del Chianti, famose per le viti, quindi i vini e l'olio. Qui dietro c'è il castello che sapevo fosse proprietà privata, ma speravo si riuscisse a avvicinarsi un pochino. Purtroppo sembra che non sia possibile. Un'oretta fa ha piovuto, quindi sono un po' indeciso sul da farsi, però decido comunque di avventurarmi fuori città. Qui c'è la Fonte delle Fate, uno dei maggiori reperti dell'antica città di Poggio Bonizio, ormai scomparsa. La fonte risale al XIII secolo, ma venne sotterrata a fine 1400 per far spazio alla fortezza medicea di Poggio Imperiale, che sarebbe la collinetta qui sopra. Pensate che venne riportata alla luce solamente a inizio 1800. Adesso sono al parco archeologico di Poggibonsi e che comunque è chiuso perché sono le 7, comunque le 19, però sono venuto qua perché dovrebbe esserci una fortezza, infatti ci sono le mura, e poi dovrebbe esserci anche una bella vista. Qui ci troviamo nella zona del parco di Poggio Imperiale. Queste case fanno parte dell'Archeodromo, un museo all'aperto dedicato all'Alto Medioevo. Se vi interessa, ogni domenica dovrebbe esserci una rievocazione con vari attori. Comunque, ma quanto è bella l'Italia! Cioè, è pazzesco, è veramente pazzesco. A me spiace perché, soprattutto negli ultimi anni, mi sento di non averla girata abbastanza, perché l'ho girata tanto quando ero più piccolo con i miei genitori, quando i prezzi erano molto più contenuti, ma adesso anche farsi un semplice weekend da qualche parte è veramente un bagno di sangue. Per esempio, io una notte qua a Poggibonsi l'ho pagata 45 euro e dormo in un salotto di altre persone, cioè in un salotto, non c'ho neanche una stanza per me, per dire. È veramente un peccato perché l'Italia meriterebbe di essere girata tantissimo, veramente tantissimo, ha miliardi di cose da offrire. Non per nulla siamo il paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo, nonostante quanto siamo piccoli rispetto a altri paesi, però ci sono veramente prezzi troppo alti. Questa invece è la fortezza di Poggio Imperiale, la cui costruzione iniziò a fine 1400 per volere di Lorenzo il Magnifico. L'obiettivo era quello di difendere il territorio sotto Firenze. I lavori furono però abbandonati dopo la morte di Lorenzo e venne abbandonata per oltre 500 anni. Tra il 2014 e il 2015 è stata poi ristrutturata. Adesso sto provando a raggiungere un punto che dovrebbe essere per il tramonto, spero di non perdermelo e di non tornare poi con il buio. Comunque è bello tutto il percorso nella parte alta della città, tra parco archeologico, castello e tutta questa parte naturale. Ben fatto, ben tenuto, proprio approvato.
Sono arrivato al convento di San Lucchese che risale a metà 1200 e è il mio punto per il tramonto. È aperto per una qualche festa, quindi ne approfitto per vedere il cortiletto con i suoi bellissimi affreschi. Curiosità, qui sono conservate le spoglie di San Lucchese, patrono della città. Da qui si vede anche il castello di cui vi parlavo prima, il castello di Badia, che appunto oggi è privato. Dopo il tramonto torno verso il centro di Poggibonsi e faccio 2 passi prima di tornare all'appartamento. Comunque mi aspettavo più turisti, se non per visitare il borgo, almeno camminatori che percorrono la via Franchigena. Invece non c'è proprio nessuno. La mattina dopo se ne va tra visite e acquazzone che non mi permette di girare. Carissimi, buonasera da San Gimignano. Mi sono spostato un pochino, ci si mette solo 20 minuti da Poggibonsi. Ho preso l'autobus 133, ma si può prendere anche il 130. Però purtroppo ho buttato, tra virgolette, metà giornata, perché tra io che mi sono svegliato un attimo tardi, tante visite e poi un sacco di pioggia, sono uscito tardi. Comunque adesso sono arrivato a San Gimignano, giusto per le ultime ore di luce del giorno. C'è una luce molto bella e vedo di sfruttare al massimo queste ore qua. Ho già visitato la città 4-5 anni fa, ma mi fa molto piacere tornarci. San Gimignano è sicuramente una delle attrazioni più iconiche di tutta Italia. Le mura duecentesche che proteggono il centro, le torri medievali e gli stretti vicoli. Non c'è nulla da fare, è un vero e proprio gioiello. Non per nulla patrimonio UNESCO dal 1990. Dopo gli anni d'oro del 1100 e 1200, fatti di costruzione di parte delle mura, espansione, commercio, ma anche scontri tra Guelfi e Ghibellini, arrivò il 1300 e con esso anche la peste e la carestia. Furono decenni molto duri che portarono a una grande crisi e alla rinuncia dell'autonomia e successiva sottomissione a Firenze. Al giorno d'oggi la città ha meno di 10.000 abitanti, ma nonostante questo è tutta da scoprire. Ha veramente degli scorci magnifici. Yeah, why don't you ask somebody to Comunque, nonostante Poggibonsi sia carina, San Gimignano è proprio un altro livello, bellissima, veramente bellissima. Secondo me l'avevo vista 4-5 anni fa, però era estate e c'era un bel po' di gente. Adesso metà settimana, maggio, non c'è tanta gente, nonostante i turisti siano molti di più rispetto a quelli che ho incontrato a Poggibonsi, però comunque è totalmente vivibile. Allora sono tornato a Poggibonsi
Per fortuna sono riuscito a prendere l'ultimo autobus da San Gimignano e adesso mi faccio proprio 2 passi di numero e poi mi dirigo verso l'appartamento. E per domani invece, visto che ho l'operazione dopo pranzo praticamente, ho metà giornata libera, devo decidere bene cosa fare, se vedere qualche borgo qua intorno oppure se andare a Siena direttamente, ma che comunque fa sempre piacere rivedere, però deciderò domani. Carissimi, buongiorno da Certaldo. Sono a una fermata di treno da Poggibonsi e non preoccupatevi se non l'avete mai sentito, se non avete mai sentito il nome di questo paese, perché in verità anch'io fino a ieri sinceramente non sapevo cosa fosse. Ho scoperto però che Certaldo è il presunto luogo di nascita di Boccaccio. Non si è del tutto sicuri se sia nato qui o a Firenze, ma sicuramente è il luogo dove è morto, dove ha vissuto buona parte della sua vita. Certaldo ha circa 15.000 abitanti ed è situato al centro della Val d'Elsa. La città ha origini etrusco-romane, infatti in queste zone sono stati trovati tantissimi reperti archeologici dell'epoca. La Certaldo Vecchia si trova su questa collina ed è uno dei molti borghi medievali qui in Toscana. Questa parte alta si raggiunge a piedi o in funicolare. Uno dei punti più importanti è ovviamente la casa museo di Boccaccio. Non avendo molto tempo io ho deciso di non visitarla e allo stesso modo non sono neanche entrato nel Palazzo Pretorio, che è un po' il simbolo della cittadina medievale. Comunque il posto rimane molto piacevole anche solo da passeggiare. Là in fondo potrebbe esserci San Gimignano. Comunque carino, cioè piccolissimo ovviamente, da passarci 1 ora, 2 proprio al massimo, però molto carino. Ovviamente l'Italia ha una marea di borghi del genere, però a me piacciono sempre. Carissimi, buongiorno da Poggibonsi. Ieri alla fine, dopo aver visto il paesino, sono tornato qua a Poggibonsi per l'operazione che è andata bene. Ci vedo più di 10 decimi, quindi direi più che ottimo. E adesso mi faccio gli ultimi 2 passi qua per Poggibonsi, molto veloce perché tra poco c'ho il treno per Siena e a Siena farò anche là 2 passi e poi tornerò a Milano per riposarmi un po'. Siena. Essendo l'operazione agli occhi molto delicata, preferisco stare fuori e faticare il meno possibile. Quindi a Siena ho giusto 1 ora di tempo prima delle 6 ore di autobus per Milano. Nel mentre che raggiungo la Fortezza Medicea, io vi saluto e vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine del video. Noi ci vediamo prestissimo da un'altra parte di mondo.